In questo tutorial lavoreremo ad acquerello bagnato su bagnato in 3 differenti tecniche. Scopriamole insieme perché sono molto interessanti e vi permetteranno di fare soggetti molto vari. Innanzitutto vi volevo fare vedere come sfruttare la tecnica bagnato su bagnato con 3 tipologie diverse e mi sono presa, vedete, un foglio da acquerello, ho preso i miei colori Godet e poi posso preparare il colore o direttamente come sapete già, nei contenitori, nelle tavolozze in dotazione. Tra l'altro questi qui di questa marca hanno anche, vedete, la tavolozza sotto. Però io per comodità, vedete che poi vi rimane sempre più comodo, siccome queste tavolozze sono un po' piccole per lavorarci, io mi sono presa un piattino, qualcosa che avete in casa, va bene anche un piattino di ceramica. Ho preso una spugna e mi servirà per asciugare, no, il mio pennello e così, poi i contenitori per l'acqua come sempre, ne ho un paio, ok? E poi mi sono procurata anche dei poggiapennello come questo, perché se no diciamo, il pennello si sciupa. A questo punto io vi faccio vedere, dicevo, questa tecnica qui, come si lavora bagnato su bagnato. E si lavora in questa maniera. Si prende innanzitutto, come dice il termine bagnato, ci si fa riferimento prima al tipo di colore che io uso. Quindi la mia pennellata è molto umida, bagnata, e questo è quasi sempre nell'acquerello. Su bagnato vuol dire che il foglio che io andrò a utilizzare deve essere bagnato precedentemente. Allora vi faccio vedere 3 tipologie. La tipologia classica, per esempio, per fare le sfumature è quella di bagnare il pennello. Io mi sono preso un pennello di questi per acquerello, che ora vi mostro, che hanno, vedete, sono bombatini, mantengono parecchia acqua e riescono ad avere comunque una punta rispetto a un pennello tradizionale. Per esempio, io inizio e faccio un esempio, se io voglio fare una sfera, inizio a dare il motivo, diciamo, circolare di una sfera. Così. Logicamente in controluce, in trasparenza, io vedo fin dove vado a mettere la mia acqua e acqua pulita, vedete, vado a intervenire e metto creando una superficie sotto su cui vado a lavorare che è bagnata. Va bene? Ora, come si fa per esempio a fare una sfera e renderla bella sfumata? Io prendo un colore, posso prendere un colore a caso che ho qui, per esempio un verde, io prendo, va bene? Prendo questo verde e inizio per esempio a mettere il colore. Vedrete che il mio colore cammina fin dove ho messo, io sto prendendo il colore direttamente dal contenitore, lo metto nella tavolozza, qui faccio vedere, metto nella tavolozza e poi lo aggiungo, ok? E qui vedrete che si lavora per caricamento. Se io voglio creare una sfumatura, cioè voglio fare in modo che da un lato ci sia una parte più scura, non faccio altro che intensificare. Per esempio, io ora posso prendere con un pennello, posso andare a dilavare, con un pennello posso andare, vedete, asciugo, perché io posso sempre anche rilavare e a questo punto io poi vado a prendere un altro pennello e vado a intensificare per caricamento. Se io voglio che questo lato qua mi risulti più morbido, però più scuro, per esempio se voglio fare una sfumatura, finché è fresco io posso intervenire e andare a caricare il colore. Vedete? E state tranquilli che qui mi verrà una sfumatura morbida, perché finché lavoro da bagnato questo è possibile. Voglio ancora più intensificare il colore da un lato, metto ancora più il colore di qua. E questa è una sfumatura fatta lavorando bagnato su bagnato
e potete sempre poi fare anche un bordino, mettiamo di qua se la... Poi se io voglio fare una sfera e voglio che in questo punto ci sia più luce, cosa faccio? Se voglio che la luce sia per esempio dal lato destro, riprendo il mio pennello che avevo, ho lavato con l'acqua, quindi è pulito, lo sto asciugando nella spugna e posso rimuovere, vedete, e ricreare un punto luce, muovendo e ritogliendo piano piano la mia acqua. Finché il colore è morbido, finché il sotto è umido, io non farò danni perché si formerà una sfumatura omogenea. Si formerà una sfumatura morbida, insomma, senza effetti particolari. E posso andare sempre comunque a rilavorare, a risfumare meglio e vedete, potete ottenere lavorando sempre bagnato su bagnato finché non è asciutto del tutto, potete lavorare senza problemi. Poi dopo mostrerò anche più da vicino l'effetto di come poi viene finito. E questo diciamo è una prima tipologia. Qui vedete io posso continuare a sfumare, a lavorare, questo dipende da quello che volete fare, insomma. Voglio continuare finché è bagnato, io posso sempre intervenire. Qui voglio mettere ancora più scuro, intensifico ancora. Per caricamento, fino a che non è asciutto, io posso sempre intervenire. Vedete? E questo è il primo lavoro per caricamento, avete capito? Abbiamo fatto tutta una superficie unita. Poi piano piano sono andata a caricare una parte e ho fatto la sfumatura. Se volete vi scrivo anche come si chiama questa tecnica. È un bagnato su bagnato, poi vedrete il risultato quando è finito. Questo è praticamente bagnato su bagnato, sfumato a fresco, omogeneo. Ora vi faccio vedere invece un'altra tecnica. Si può fare una sfumatura anche diversa, facendo così, per esempio, io bagno nuovamente il mio foglio, vedete? Sto bagnando, partendo da un lato dove bagno di più e un lato vado sempre a bagnare meno, ok? A questo punto riprendo il mio verde per farvi vedere l'effetto di sfumato in quest'altra maniera e vado a mettere il colore qua. E io vedete lo sto tirando, il colore lo tiro già in fase di stesura del colore. Vedete? Lo tiro, poi riprendo il mio colore se voglio intensificare come lì un lato, ok? Asciugo un po' il pennello, se no è troppo bagnato. Riprendo nuovamente il colore e continuo questa stesura. Ora voi direte, come fai per fare la sfumatura omogenea qua giù? Semplice, perché io prendo il pennello che ho sciacquato nell'acqua, asciugato nella mia spugna e vado a mettere l'acqua di qua, dove non ho colore, e mi ricollego piano piano a questo. E asciugo, riasciugo di nuovo con la spugna e
Devo avere un pennello a questo punto che non è bagnato troppo, perché se no non viene l'effetto, però non so già se lo vedete, già viene l'effetto sfumato, vedete? Si parte da scuro e va piano piano a sfumare. Logicamente si può intervenire e lavorare sempre di più, rilavorando finché io lavoro a fresco, i risultati li ottenete. Quando io poi inizio a lavorare non più a fresco, allora nulla. Vedete, piano piano si andrà a perdere la sfumatura, come qui l'ho fatta in cerchio, avendo già bagnato tutto, qui invece ci sono arrivata poi in un secondo momento. E potete arrivare a sfumare fino ad arrivare proprio a nulla. In questo caso, come vi ripeto, ribagnate acqua pulita, pennella acqua pulita e ripartite da qua e di nuovo fino a che non avete ottenuto una sfumatura proprio tenue e leggerissima che parte dal più scuro, non so se lo vedete, va a scomparire. E questa si chiama, si può chiamare bagnato su bagnato, sfumato. Allora, di sopra vi scrivo anche sfumato a fresco omogeneo per caricamento. E invece questo, bagnato su bagnato, sfumato a fresco omogeneo per trascinamento. Perché io mi sono trascinata al colore, avete visto, bagnando prima un lato e poi sono passata di là. Ora vi faccio vedere un altro impiego della tecnica bagnato su bagnato fatto in una maniera un po' particolare. Vi faccio vedere l'altra tecnica, sempre di bagnato su bagnato, come si ottengono delle sfumature particolarissime che serviranno proprio per fare il nostro soggetto di stasera. È questa tecnica qui. Questa volta prendo un pennello un pochino più piccolo, tipo questo, e vado a bagnare in maniera irregolare il mio foglio. Per esempio, faccio questo, faccio a caso, e poi mettiamo anche qua, vai, così. Io ho bagnato, forse voi non riuscite a vederlo, non so se riuscite a vederlo con la telecamera, vedete, ho bagnato irregolare, non ho bagnato omogeneo. Allora, a questo punto cosa faccio? Riprendo sempre il mio colore, che era questo verde, e vado a caricare i punti dove io ho messo il mio colore. Vedete cosa succede? Il colore seguirà l'andamento di dove io ho messo solo il colore. Ora ci metto, lo mando anche giù inclinato. Vedi? Vedete, se è un foglio d'acquerello, lui non mi andrà nelle altre parti, ma solo dove io, guardate qui per esempio, avevo messo qua su, vedete, corre esattamente dove io ho messo, ho già bagnato, non va in altre parti.
E questo è interessante perché ci fa creare effetti molto particolari, di sfumature o di effetti appunto di colore particolare. Vedete, questa siccome è una carta buona per acquerello, non c'è verso, non mi scivola, non va oltre. Vedete? Eppure lo sto anche inclinando, guardate, sto inclinando, ma rimane entro i punti dove io ho messo già il colore. Questo per farvi capire, vedete? Io lo sto inclinando molto, però rimane solo in questi punti. Poi sarò io, se voglio fare come nel nostro caso del gabbiano delle onde, sarò io che poi in dei punti porterò questi effetti e in dei punti non li metterò. In dei punti li intensificherò e metterò più scuro, ok? Oppure in dei punti qui mi divertirò a fare altri effetti. Posso decidere di caricare ancora il colore e farlo sfumare, vedete? Vedete come rimane? Perché la carta da acquerello me lo fa mantenere in quel punto esatto. Posso a questo punto fare degli effetti particolari o delle sfumature particolari. Vedete, posso usarlo per esempio per fare anche quando faccio le nubi. Ora io vado a modificare il disegno che avevo fatto, ma vedete come vengono sfumature morbide che io posso decidere. Ora non è niente, non è che mi sta rappresentando niente questo, però faccio per farvi capire come si può lavorare con tutti questi effetti. E ora sono qui, li faccio ricollegare io perché ci metto, come nel caso che abbiamo fatto di bagnato su bagnato per trascinamento, vedete, sono io a questo punto. Se io desidero, prendo un pennello più grande con dell'acqua e per trascinamento ricollego. Posso farli collegare come ho fatto nel secondo caso, però vedete come gli effetti vengono molto cangianti e particolari e questi effetti si ottengono solo con questa tecnica. Poi dove io rimetto più acqua mi rimarrà proprio una macchia. Se io voglio creare il tipico effetto di macchia d'acquerello, ora lascerò asciugare e sui bordi mi si formerà un contorno. E ora anche questa si chiama tecnica, allora bagnato, ve lo scrivo anche qui, bagnato su bagnato, sfumato a fresco, ancora questo che non devo far asciugare il colore, e qui si può mettere che non è omogeneo in questo caso, non omogeneo. Ok, e poi si lavora ancora qui per caricamento e per trascinamento, anche in questo caso. E questo è utile, per esempio, quando si vuole fare delle montagne, quando si vuole fare l'acqua o certi effetti dove si vuole che ci sia delle gocce più evidenti e in dei punti invece ci sia più marcata una linea di contorno, tipo un profilo di una montagna e così via. Spero abbiate capito queste tre differenti tecniche e possiamo andare se volete a fare il nostro lavoro.